Benissimo, bene, bene, bene. Spero mi sentite. Questa è la prima trasmissione che faccio dal vivo, quindi anche se sono abituato a parlare un po' di emozione c'è. Allora, come avete letto dal titolo, questo è un video dedicato a tutte quelle persone che non si sono mai mosse, non hanno voglia di muoversi, non hanno mai trovati gli stimoli di fare dell'attività fisica, del movimento o altro. Quindi io cercherò con questo video di darvi gli spunti, gli incentivi e di accompagnarvi con piccoli aiuti verso il movimento e la salute, perché purtroppo, come ben sappiamo e come chi non fa movimento sa, anche proprio personalmente, quindi sono delle sensazioni che si ricevono dal proprio corpo, si chiamano sensazioni afferenti, sensazioni efferenti, quindi c'è tutto un discorso poi logicamente molto complesso, ma cercherò di renderlo molto molto semplice. E purtroppo stare fermi fa male e porta dei dolori che aumentano con l'età, aumentano se si aumenta di peso, e quindi questo è dovuto sì al fatto che magari si mangia poco bene, si mangia in eccesso, ma anche e soprattutto perché alla fine non schiacciamo l'acceleratore. Quindi se noi non ci muoviamo possiamo mettere nel corpo tutta la benzina più buona del mondo, parlando di benzina fra virgolette, quindi tutto il carburante che ci fa muovere migliore, ma senza movimento non lo utilizziamo, il nostro corpo non lavora bene. E voi sapete benissimo, chi non fa movimento prova sulla sua pelle queste sensazioni di dolori alla schiena, alle ginocchia, sempre di stanchezza. Quindi la cosa importante, cosa vorrei fare con questo video, è darvi dei piccoli aiuti, dei piccoli spunti per iniziare a muovervi. Quindi, in sintesi, non è un video dedicato a chi fa fitness, a chi fa sport, ma a tutte le altre persone che non hanno minimamente mai pensato o hanno perso la voglia di fare del movimento. Quindi diciamo una cosa importante. Perché cominciare ad allenarsi? Il primo perché fondamentale è perché dobbiamo toglierci dei dolori e sentirci meglio. Nessuno piace avere dolori in corpo. Certo, per assumere dei farmaci antidolorifici aiuta in quel momento, ma poi si è costretti a prenderne ancora. La ginnastica è considerata la prima medicina del nostro corpo, per il nostro corpo, e quindi sebbene costi fatica, sì, perché comunque costa un po' di fatica, ci fa stare bene anche durante il movimento, sebbene ci sia questa fatica, questi fastidi, questo uffa, devo prepararmi, devo fare delle accosciate, devo fare dei piegamenti, devo fare esercizi, devo fare fatica. Logicamente una persona dice vado anche in palestra, devo pagare una palestra, devo iscrivermi, devo arrivare in palestra e devo fare fatica. Sì, bisogna fare fatica, ma questa fatica ci porta dei benefici. Quindi se già andate in palestra, benissimo, questo video non è adatto a voi, è adatto a tutte quelle persone che non fanno attività fisica, che fanno una vita sedentaria. Se pensate che passiamo la maggior parte della nostra vita seduti, la maggior parte della popolazione diciamo fortunata, che ha le sedie come io in questo momento, e spero di fare un video ridotto nel tempo in modo tale da non stare troppo seduto. Ecco, il grosso problema è proprio essere seduti per tantissimo tempo nell'arco della giornata, sul lavoro, siamo seduti in macchina, siamo seduti a tavola, siamo seduti quando ascoltiamo, quando guardiamo la TV, ok, sul divano. Quindi purtroppo siamo seduti tanto tempo durante la giornata. Quindi il primo consiglio che do è camminare, muoversi, non stare seduti per tanto tempo.
anzi, se ci sediamo cerchiamo di alzarci il prima possibile, perché in questo modo è come se facessimo una piccola serie di squat. Cerchiamo di rendere la nostra vita meno sedentaria possibile. In questo primo video cercherò di dare questi spunti, senza parlare di attrezzature specifiche, di allenamenti specifici e tutto. Dobbiamo pensare semplicemente a muoverci. Perché? Perché se siete qui a ascoltare questo video non avete ancora avuto lo stimolo di andare in palestra. E per andare in palestra ci sono tutti quegli step che ho descritto precedentemente, quindi anche preparare la borsa, addirittura andare a comprare l'abbigliamento se non ce l'abbiamo. Sono step che una volta fatti sono fatti, una volta che andiamo in palestra, che ci alleniamo, che troviamo l'attività che piace a noi e che ci serve, sicuramente continueremo a farla, continueremo a stare meglio, a stare bene, perché il movimento ci aiuta veramente a livello di benessere. Cerchiamo quindi il benessere, ma torniamo indietro, torniamo a noi, torniamo al fatto che siamo sedentari, mi metto con voi in questa situazione dove non mi muovo, non voglio fare attività fisica, non voglio fare nulla, non ho minimamente intenzione. Però questi dolori, e vorrei togliere dei dolori come? Cerchiamo innanzitutto di utilizzare quei momenti della giornata con del piccolo movimento, qualche movimento, anche semplicemente movimenti del collo, di flessione, di rotazione del collo, ok? E questi movimenti sono utili per mobilizzare appunto il collo. Piccoli muscoli, quindi non è che andiamo a bruciare calorie, a dimagrire, a stare meglio, ma intanto ci aiutano a stare bene. Le rotazioni della colonna quando siamo seduti per tanto tempo, distendere le gambe alternativamente in posizione seduta, ma cerchiamo anche di fare qualcos'altro. Mettiamo il caso che siamo usciti, siamo andati a prendere la posta, abitiamo in un condominio, ecco, cerchiamo magari di cominciare a introdurre almeno un piano, ecco, un piano lo facciamo con le scale, un piano al giorno. Se siamo al sesto o settimo piano, certamente non dovete iniziare con 7 piani di seguito, ok? Basta un piano. Ecco, tutti i giorni fare un piano saranno quei 30-40 gradini che nell'arco di un anno fanno il loro bel volume, quindi già quello ci aiuta. Cerchiamo delle attività, cerchiamo anche di andare a fare delle commissioni dove è possibile a piedi, muoverci il più possibile. Stiamo sdraiati, stiamo soprattutto seduti il meno possibile. Questo è il primo consiglio che veramente voglio darvi in questo video, perché la posizione seduta è una posizione che è veramente deleteria per la nostra schiena se viene tenuta per tanto tempo. Quindi chi ha inventato la sedia purtroppo ha inventato un attrezzo sì, comodo, ma allo stesso tempo non salutare per la nostra schiena. Quindi la prima cosa seduti, la seconda cosa cerchiamo di mobilizzare le nostre articolazioni, ho parlato del collo, possiamo fare le nostre spalle, possiamo fare i polsi, come possiamo fare le caviglie, possiamo fare degli allungamenti classici del quadricipite prendendo la caviglia, semplicemente movimenti che ci aiutano comunque a mantenere il più possibile sane le nostre articolazioni. Se poi ci adoperiamo con degli smartwatch, ma semplicemente anche dei contapassi che ci aiutano e ci stimolano nello stare in movimento, magari abbiamo lì l'obiettivo di 50 passi e siamo in casa, va bene, sembreremo magari dei pazzi, ma che camminiamo per casa, camminiamo, cerchiamo di non stare fermi e raggiungiamo i nostri primi anche minimi 2000-3000 passi al giorno e poi piano piano vado su con i miei obiettivi. Cerchiamo quindi di renderci il più attivi possibile. I movimenti più semplici li possiamo fare anche in casa.
senza attrezzi, semplicemente appoggiandoci, magari facendo degli squat, delle accosciate, come volete chiamarli, in un modo o nell'altro è uguale, ma tenendoci magari al tavolo o al divano, se non siamo in grado di fare questi movimenti. 2 o 3 movimenti ripetuti più volte nell'arco della giornata, non dovete pensare adesso devo ritagliarmi un'ora d'allenamento, perché se siamo fermi non siamo in grado di fare un'ora d'allenamento, ma dobbiamo solo muoverci, rimetterci in movimento, piccole accosciate, ok? Piccoli esercizi, ecco, magari con 2 bottigliette d'acqua fare dei bicipiti o delle spalle, degli esercizi per le spalle molto semplici. Quindi partiamo dall'ABC, dai semplici movimenti, non cerchiamo subito di fare a casa da soli una sessione d'allenamento intera, perché non l'abbandoniamo, perché magari ci facciamo anche del male, esageriamo, non facciamo purtroppo gli esercizi controllati e corretti, perché se già siamo fermi da tanto tempo o non ci siamo neanche mai mossi, non abbiamo mai fatto sport o l'abbiamo fatto in tempi molto molto lontani, ecco, come facciamo a sapere che l'esercizio è corretto? Ci vorrebbe qualcuno che ci controlla, quindi o si va in palestra, quindi abbiamo lì l'istruttore che nel corso di gruppo ci riesce a dare un occhio, un controllo, che in sala pesi ci controlla, che o un personal trainer ancora di più, quindi una grande motivazione e sicuramente la scelta migliore dal punto di vista qualitativo. Però siamo in casa, siamo senza nessuno che ci controlla, quindi facciamo delle cose che ci risultano semplici, ma restiamo in movimento. Ecco, questo è il mio consiglio in questo breve primo webinar. Scusate, non è un webinar, sono abituato a fare dei webinar, ma è questa prima live di YouTube, e quindi abbandonate la sedia gradualmente, scale, poche per volta, cercate di muovervi, di stare in attività il più possibile, sicuramente un contapassi, questo magari può essere il primo attrezzo che ci fa vedere il reale movimento che facciamo noi, può essere utile, lo metterò qui sotto in descrizione nel video, e mi raccomando, al prossimo video vi darò degli spunti in più per cominciare a muovervi in modo più qualitativo, però intanto iniziamo a muoverci. Buona giornata a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!